Ciao a tutti, oggi cuciniamo con la farina di ceci, un ingrediente favoloso specialmente se volete fare alcune ricette senza uova. Iniziamo subito con la prima ricetta, dei muffin salati fatti con la farina di ceci. Sono in pratica degli sformatini di verdure senza uova, leggerissimi, soffici e anche facili da preparare. Questi qui li facciamo con un ripieno di piselli e carote. Scaldiamo un filo d'olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e mettiamo a soffriggere uno spicchio d'aglio e una cipolla rossa tagliata finemente, sono circa 80 grammi. Ora grattugiamo una carota di media dimensione di circa 120 grammi e la mettiamo a cuocere nella stessa padella. Aggiungiamo un po' d'acqua per non far bruciare le verdure e condiamo con sale e pepe. Dopo un paio di minuti possiamo aggiungere 200 grammi di piselli direttamente da congelati. Diamo una mescolata e facciamo cuocere per una decina di minuti al massimo, fino a che i piselli si sono ammorbiditi. Nel frattempo scaldiamo il forno a 190 gradi, poi prepariamo la teglia per i muffin. Allora, la farina di ceci è molto appiccicosa una volta cotta, quindi io vi consiglio di rivestire ogni stampino con un pezzetto di carta da forno di circa 12 cm x 12. Poi facciamo la pastella. In una ciotola, o volendo anche nel recipiente di un frullatore, mettiamo 200 g di farina di ceci, 12 g di lievito alimentare in scaglie per dare un leggero sapore di formaggio, 2 pizzichi di sale, 2 giri di pepe, un cucchiaino di curry in polvere, che secondo me ci sta veramente bene, e un lievito per dolci che però non sia vanigliato. Io uso questo qui a base di cremor tartaro. Alla fine aggiungiamo 25 g di olio d'oliva, 360 g d'acqua e frulliamo bene con un frullatore ad immersione fino a che la pastella è liscissima e senza alcun grumo. Allora apro una piccola parentesi sul lievito alimentare, da non confondere con il lievito di birra o con il lievito per dolci. Il lievito alimentare, infatti, nonostante il nome, non serve né per la lievitazione né per la preparazione di dolci, ma solo come insaporitore. È una specie di parmigiano finto, diciamo. Io lo compro nella mia coop locale, ma si trova facilmente anche online. Tornando ai muffins, prendiamo le nostre verdure. È importante che non ci sia troppo liquido nella padella. Le aggiungiamo alla ciotola con la pastella e diamo una mescolata, magari togliendo l'aglio. Ora con un mestolo possiamo porzionare la pastella dentro gli stampini per i muffins. Dobbiamo essere abbastanza decisi nel versare la pastella, altrimenti facciamo un pasticcio. Ti assicuro che ci prendete la mano dopo un paio di muffins. Bene, ora possiamo cuocerli in forno statico a 190 gradi per circa 25, massimo 30 minuti. Poi, se non vi piacciono i piselli e le carote, potete utilizzare praticamente qualsiasi verdura. L'importante è che vi teniate intorno ai 400 g di verdure in totale, che le fate cuocere e che le condite bene. Per esempio, se utilizziamo verdure come cavolfiore, broccoli, patate o anche il broccolo romanesco, allora è meglio farle cuocere al vapore invece di lessarle in acqua per mantenere più sapore, più sostanze nutritive e anche per rendere i muffin meno acquosi. Quindi cuociamo il cavolfiore al vapore per circa 20 minuti, poi una volta morbido lo condiamo con olio, sale e pepe. Diamo una mescolata, rompendo i pezzi più grandi con una forchetta e come prima lo aggiungiamo alla pastella per i nostri muffins. Questi qui con il cavolfiore sono i nostri preferiti in assoluto, anche perché il cavolfiore sta benissimo con il leggero gusto del curry. Dopo 25 minuti i nostri muffin salati senza uova sono pronti. Li facciamo raffreddare per almeno 15 minuti prima di mangiarceli. Allora, io vi assicuro che questa ricetta ci ha veramente cambiato la vita. Questi muffins, oltre ad essere carinissimi e colorati, sono morbidi, leggeri, golosissimi e anche molto nutrienti grazie alle verdure e alla farina di ceci. Poi si possono preparare la sera prima e portarceli con noi per la merenda o per un pranzo veloce, ma sono perfetti anche a cena o per un aperitivo con gli amici. Quindi sbizzarritevi voi con il ripieno e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Come seconda ricetta facciamo un piatto di pasta che mi ricorda molto la carbonara, che mi manca moltissimo come sapore. Quindi, per darvi un'idea di cosa aspettarvi, la chiameremo carbonara veg. Per farla iniziamo dalla pancetta vegetale, anzi no, dal guanciale, che altrimenti chi li sente gli haters nei commenti. Per farlo possiamo utilizzare seitan, tofu o tempeh. Secondo me con il tempeh è la versione più buona, quindi io uso quello. Quindi faccio a dadini 100 g di tempeh e lo metto a soffriggere su una padella con 2 cucchiai, circa 25 g di olio di oliva. Aggiungiamo un pizzico o 2 di sale e abbondante pepe e lasciamo soffriggere a fuoco medio-basso per 5 minuti, smuovendo il tempeh di tanto in tanto. Dopo 5 minuti, quando il tempeh è bello colorito, aggiungiamo circa 2 cucchiai di salsa di soia, che aggiungerà sapidità e umami, rendendo il tempeh veramente appetibile e carnoso. Ora lasciamo cuocere per un altro minuto, fino a che i dadini di tempeh hanno assorbito la salsa di soia, poi li mettiamo da parte. Poi, per sostituire le uova, facciamo una salsa con 180 g di latte di soia non dolcificato, 15 g di olio d'oliva extravergine, un pizzico di sale,
mezzo cucchiaino di Kalanamak, che è un sale nero di roccia che aggiunge un sapore identico alle uova, lo trovate online, 10 g di lievito alimentare in scaglie o fiocchi, 10 g di farina di ceci per legare il composto e mezzo cucchiaino di paprika per colorare un po' la salsa. Frulliamo fino ad ottenere una salsa liscia, poi la trasferiamo su una padella che sia abbastanza grande da contenere la pasta. Poi, quando la pasta è quasi cotta, scaldiamo la salsa mescolandola fino a che non si addensa un po'. Ci vorrà giusto un minuto. Ora ci stuffiamo dentro la pasta al dente. Io ho messo 320 g di spaghetti che dovrebbero bastare per 4 porzioni. Aggiungiamo mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta e finiamo di cuocere in padella per un minutino fino a che la pasta è completamente ricoperta dalla salsa. Poco prima di servire aggiungiamo il guanciale veg, il pepe nero abbondante ma in base ai vostri gusti e una spolverata di prezzemolo. No dai, scherzo, almeno quello non ce lo mettiamo nella carbonara veg. Diamo una mescolata finale, serviamo e la mangiamo subito. Allora, è ovvio che la carbonara originale con guanciale, uova e pecorino è un'altra cosa, ma questa versione, nonostante sia fatta con ingredienti vegetali, ne ricorda molto il sapore ed è sicuramente un'ottima alternativa per chi come noi segue un'alimentazione plant-based. Io vi invito a provarla e a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Come terza ricetta facciamo una frittata invernale senza uova, o meglio una farifrittata perfetta come cena all'ultimo minuto, o anche da mettere tra 2 fette di pane per un pranzo veloce. Questa qui la facciamo con dei broccoli cotti al vapore, ce ne serviranno circa 250 grammi. Tagliamo i broccoli in pezzettini piccoli, poi mettiamo a cuocere per circa 15-20 minuti. Nel frattempo prepariamo la pastella per la frittata. In una ciotola mettiamo 130 g di farina di ceci, 240 g d'acqua, un pizzico di sale, 2 giri di pepe e 25 g di olio d'oliva extravergine. Frulliamo bene fino ad ottenere un composto liscio, senza grumi. Poi condiamo i broccoli che ormai dovrebbero essere cotti. Anche qui potete usare qualsiasi verdura sia di vostro gradimento. L'importante è cuocerla e condirla prima. I broccoli li condiamo con olio, sale e pepe. Diamo una mescolata e rompiamo i pezzi più grandi con la forchetta. Poi mettiamo i broccoli nella pastella di ceci e diamo un'altra mescolata. Allora, questa frittata poi si può cuocere sia in padella che in forno. Per cuocerla in padella facciamo scaldare un cucchiaio d'olio d'oliva in una padella antiaderente. Quando la padella è molto calda mettiamo il fuoco al minimo e ci versiamo dentro la pastella. Io qui uso una padella da 28 cm di diametro. Poi sistemiamo i broccoli un po' per tutta la padella in modo che non rimangano solo al centro. Lasciamo cuocere la farifrittata a fuoco medio-basso per 5 minuti senza toccarla. Poi prima di girarla verifichiamo che sia staccata dalla padella, la facciamo scivolare su un piatto, poi la capovolgiamo nella padella e la facciamo cuocere per altri 2-3 minuti al massimo, senza farla asciugare troppo. Questa frittata è così semplice e nutriente che noi ormai la facciamo almeno 2 volte a settimana. Poi possiamo cambiare le verdure in base alla stagione. Chi ci segue da un po' forse ha già visto quello alle zucchine, che in estate con le zucchine fresche è veramente il top. Per cuocerla in forno, tutto quello che dobbiamo fare è preriscaldare il forno a 200 gradi, poi mettere l'impasto in una teglia foderata con carta da forno e cuocere per circa 20 minuti. Come al solito, la ricetta completa è sul nostro sito theplantbaschool.com. Bene, come ultima ricetta facciamo le crêpe salate ripiene. Anche queste sono facilissime e irresistibili. Iniziamo dal ripieno. In una padella mettiamo a scaldare un filo d'olio, ci mettiamo dentro uno spicchio d'aglio schiacciato, poi i funghi fatti a fettine. Io per 6 crêpes utilizzo 1 chilo di funghi per farle belle piene. Possiamo utilizzare champignon bianchi, marroni o anche un mix. Poi spezzettiamo 130 g di cavolo nero togliendo la parte più legnosa e lo aggiungiamo ai funghi. Con la parte legnosa del cavolo possiamo fare un brodo di verdure per un risotto, per esempio. Condiamo funghi e cavolo con sale e pepe e lasciamo cuocere per circa 10 minuti fino a che la padella è asciutta e l'acqua di cottura delle verdure è evaporata. Nel frattempo prepariamo una salsa besciamella veloce. In un pentolino a fuoco medio mettiamo 40 g di olio extravergine di oliva e 40 g di farina. Facciamo scaldare fino a che inizia a fare le bollicine e lasciamo cuocere per giusto un minuto. Ora aggiungiamo 500 g di latte di soia non zuccherato, va bene a temperatura ambiente, e un pizzico di sale. Continuiamo a mescolare sempre a fuoco medio fino a che la besciamella si restringe un po'. Ci vorranno circa 5 minuti. Per questa ricetta vogliamo una besciamella abbastanza liquida, quindi non cuociamola troppo, visto che poi una volta fredda si restringerà ancora un po'. Adesso la mettiamo da parte, ricordandoci di mescolarla di tanto in tanto per non far venire grumi. Poi prepariamo la pastella per le crêpes. In una ciotola mettiamo 130 g di farina di ceci, 300 g d'acqua,
15 g d'olio d'oliva extravergine e 2 pizzichi di sale. Frulliamo per qualche secondo fino a che la pastella è liscia e senza grumi. Poi mettiamo a scaldare una padella antiaderente con un goccio d'olio che distribuiremo con un pezzo di carta da cucina. La nostra padella è da 28 cm, ma va bene anche una più piccola. Poi quando la padella è calda abbassiamo la fiamma e mettiamo un mestolo di pastella al centro, ruotando la padella velocemente per distribuire il composto. Cuociamo a fuoco basso per circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti. Poi giriamo la crepe e la cuociamo per altri 30-60 secondi senza farla asciugare troppo. Una volta cotta mettiamo la crepe su un piatto e ripetiamo il procedimento fino a terminare la pastella. Con le nostre dosi e con una padella da 28 cm otterremo 6 crepes. Poi per servire le crepes abbiamo 2 opzioni. La prima, che è quella più veloce, è di cospargere mezza crepe con 2 cucchiai di besciamella, poi 2 o 3 cucchiai di ripieno ai funghi, una spolverata di pepe e arrotolare la crepe su se stessa. Vi faccio rivedere meglio. Besciamella su mezza crepe, funghi sopra la besciamella, una spolverata di pepe e poi arrotoliamo. Disponiamo su un piatto, io metto 2 crepe per ogni piatto per me, mentre per Luisa di solito una è sufficiente. Le cospargo con altra besciamella, poi un po' di funghi e un altro filo di besciamella. Completo con una spolverata di prezzemolo fresco e la cena è pronta. Queste crepes ripiene sono belle, morbide, nutrienti e piene di sapore. È una delle nostre ricette preferite per una cenetta un po' più romantica ma comunque veloce. Poi ovviamente non potevamo non provare a metterle in forno. Prendiamo una pirofila, ne copriamo la base con della besciamella, poi riempiamo le crepes mettendo prima besciamella, poi funghi e magari qui arrotolandole un po' più strette. Le disponiamo nella pirofila una vicino all'altra, copriamo con della besciamella, poi funghi sopra e ancora besciamella. Per finire io metto anche una spolverata del nostro pinto parmigiano e metto a gratinare in forno con funzione grill per 10-15 minuti. Allora, questa versione, come vedete, è proprio golosissima. Io non so come descriverla a parole. Il bello di queste ricette è che, oltre ad essere sane, sostenibili e nutrienti, sono facili adatte a tutti, perché non hanno sapori strani ai quali non siamo abituati. Come sempre, il link per andare alle ricette è sotto al video nel box della descrizione. Grazie mille per aver guardato il video e per tutti i commenti positivi che ci state lasciando. Se il video vi è piaciuto, allora iscrivetevi al canale e come sempre ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta. Ciao!